Io adoro le storie di vichinghi, la mitologia norrena, tutta quell'ambientazione lì. Avete presente The Northman di Robert Eggers? Film fantastico, io lo adoro. O Valhalla Rising di Nicholas Winding Refn, che è un'altra opera straordinaria se parliamo di vichinghi al cinema. Però mi piace anche che il vichingume sia in un certo senso un condimento per altre storie. Conan il Barbaro di John Milius è nelle parole del regista stesso un film di vichinghi, anche se non in senso stretto. Però c'è quella logica, quell'ethos in una storia di vendetta, di storia sanguinaria. E poi i vichinghi nei fumetti, ragazzi, dai, a cominciare dal mitico Thor di Stan Lee, ma poi, che ne so, Thorgal qui alle mie spalle, lo vedete? Un fumetto degli anni 70, francese, una serie incredibile, bellissima, per ragazzi soprattutto. E poi i romanzi, La spada spezzata, lo vedete qua, eccolo, lo vedete? La spada spezzata di Paul Anderson, ma anche di Paul Anderson, qua sotto invece La guerra degli dei, che è un suo romanzo degli anni 90. E poi tante altre opere meravigliose. Beh, pensiamo anche solo al metal, al Viking metal. Ragazzi, i vichinghi piacciono, i vichinghi ci appassionano molto, e poi la mitologia norrena ha anche imbevuto il fantasy in tanti di quei modi che è dappertutto in un certo senso. E allora oggi vi parlo di una storia che in realtà è di vichinghi, ma anche il contrario in realtà. È una storia anti-vichinga, perché non parla di guerre e di razzie, ma del ritorno a casa di un vichingo che vorrebbe soltanto vivere in pace. Questo vichingo è un esiliato. Dopo la sigla io vi voglio parlare di L'esiliato di Eric Crick, un fumetto adulto, maturo, aspro, duro, realistico. So, ne parliamo dopo, perché ragazzi, wow, merita davvero. Come sempre vi ricordo che potete acquistare questo volume andando qui sotto in descrizione sotto il video e cliccando sul link. Io ci guadagno una piccola percentuale, a voi non costa nulla, ma aiutate il canale ad andare avanti. Grazie mille. Il volume in esame finisce anche nello shop di Broken Stories. Questo è l'indirizzo, che è una libreria virtuale dove io metto il meglio delle narrazioni dark e immaginifiche, in letteratura e a fumetti, naturalmente. Voglio anche ringraziare, prima di continuare, i magnifici abbonati di Broken Stories. Eh sì, perché io ho creato anche tutta una serie di servizi collaterali. Se volete andare a sfrugugliare e capire cosa vuol dire abbonarsi a Broken Stories, qui sotto c'è un tasto, cliccate e c'è una presentazione. Fatevi un giretto, vedete se vi può interessare. Ora andiamo avanti con la recensione di questo volume. L'esiliato, Eric Crick, o Kriek, non lo so come si legga, perché il nostro è un artista olandese, per parte di madre finlandese, quindi comunque molto curioso di tutto ciò che riguarda il nord. Guardate questa copertina. Una drakkar, una imbarcazione, ma neanche non è una drakkar, è un'imbarcazione di un mercante che sta raggiungendo la costa per portare a casa questo personaggio, questo qui, che è un guerriero, ha combattuto, ha sparso il sangue, ma è stato esiliato 7 anni prima dalla sua terra, che è l'Islanda. E adesso ritorna. In un fumetto decisamente adulto, maturo, per lettori, insomma, consapevoli, che vogliono prodotti di un certo livello. Lo pubblica in Italia Eris Edizioni, con una carta magnifica, bella spessa, una grammatura incredibile, per, insomma, le matite e i colori in tricromia, solo non quadricromia, ma tricromia, di questo Eric Crick, che sa come trasformare ogni tavola in una specie di basso rilievo, perché il suo stile è veramente molto organico, molto materico, e i suoi personaggi sono a mezzo tra il caricaturale e il realistico. Ve li faccio vedere. In un mondo che è questo appunto della antichissima Islanda del X secolo, freddo, aspro, inospitale e abitato da coloni che sopravvivono nelle proprie fattorie, circondate da un po' di terra e da qualche stentatissimo albero, perché come sappiamo in Islanda gli alberi scarseggiano moltissimo.
e quindi sono una risorsa importante e hanno un ruolo in questa storia. Torniamo un attimo alla trama. L'esiliato è quest'uomo che ha commesso un omicidio, ha ucciso in passato un amico d'infanzia. I personaggi sono parecchi in questa tragedia quasi shakespeariana o elisabettiana, diciamo in generale, ma Eric Crick ha l'accortezza di procurarci, come spesso succede nei libri dalle trame corali, ma questo è un fumetto, quindi un libro a fumetti, ecco che ci procura una bella carrellata dei suoi personaggi per ricordarci chi è chi, anche perché forse bisogna notare che non sempre è facilissimo riconoscere i suoi personaggi soltanto dai lineamenti, essendo lo stile piuttosto caricaturale. Quindi abbiamo il nostro Alstein Thordsson che torna alla Chetichella in Islanda dopo questo esilio forzato che gli era stato imposto, diciamo, dalla comunità. Torna, ma non per continuare a essere un vichingo, per mostrare la sua forza, per vendicarsi, no, torna perché ha un estremo desiderio di smettere di essere un vichingo, di condurre un'esistenza pacifica in questa terra che, per quanto aspra e inospitale, è per lui, insomma, la patria che sente moltissimo. E quindi torna nella casa della madre adottiva, che è una fattoria, o perlomeno torna lì in prima istanza per poi rifarsi una vita. La narrazione è estremamente piana, naturale, scorrevole, senza alcuna forzatura. I dialoghi meravigliosi ci portano in queste epoche, in queste logiche, in questa cultura che Eric Crick ha studiato molto bene, e alla fine del libro troverete anche una bibliografia delle fonti. Questo vuole quindi essere un viaggio non tanto nella mitologia dei vichinghi, non tanto nelle loro storie di sangue e di prodezze, ma direi che lo potremmo considerare, come qualcuno giustamente ha osservato, una specie di western crepuscolare. Fate eccezione per il fatto che non è un western, ma un northern. Siamo a nord, più a nord di così è difficile. Ma alla fine si tratta sempre di storie di coloni, di persone che sopravvivono del loro lavoro e di ciò che riescono a trarre da questa terra molto dura, molto inospitale. Il nostro esiliato torna a casa in compagnia di un finlandese, probabile omaggio alla madre dell'autore, e di un altro guerriero, con i quali ha combattuto battaglie che vengono mostrate in tavole molto suggestive, in cui il blu c'è del passo al rosso. E anche qui potremmo riconoscere, in effetti, un richiamo a Valhalla Rising, il film di Refn, dove ci sono delle sequenze in rosso molto molto ricche di pathos e piuttosto allucinatorie. Bene, basta, non vuole più la guerra il nostro esiliato, vuole rifarsi una vita, però il fatto è che, come se tornasse in una terra a noi più familiare, come per esempio il meridione d'Italia del passato, piagato dalle faide familiari, così come il West, piagato dalle faide, ecco, lui torna in una terra dove nessuno ha dimenticato il suo nome e il suo delitto. E una terra anche nella quale le ingiustizie sono all'ordine del giorno e le famiglie si contendono le poche risorse presenti. E allora si inserisce il nostro esiliato in una vicenda che è già cominciata prima del suo arrivo, quella in cui la sua madre adottiva ha perso il precedente marito, cioè il padre dell'esiliato, e adesso è concupita da un altro uomo, che è il fratello della vittima dell'omicidio commesso dall'esiliato. Quindi, come vedete, i fili e i nodi si intrecciano tra le famiglie. Alla fine i personaggi sono tanti, ma appartengono tutti a delle famiglie che potrebbero essere riportate tranquillamente sopra un palcoscenico elisabettiano, come vi dicevo, in una tragedia shakespeariana, con grande disinvoltura.
c'è l'aspirante sposo di una donna, di una vedova, c'è il figlio adottivo che si è macchiato le mani di sangue, che torna in quella terra e che vorrebbe vivere in pace, però si imbatte anche nelle malefatte di qualcuno e quindi cerca di raddrizzare i torti, ma così facendo si impegola ancora di più in una vicenda che lentamente, progressivamente, con grandissima scioltezza, ma interesse da parte del lettore, poi degrada sempre di più verso, come potete immaginare, un esito piuttosto oscuro. Perché le storie i northern, tanto quanto i western spesso, sicuramente, ma i northern in particolare, sono adombrati, coperti, avvolti nelle ombre di vicende che sono sempre molto tenebrose. Io faccio riferimento per esempio a La spada spezzata di Paul Anderson, che è stato un romanzo chiave nel portare nella letteratura moderna, direi contemporanea, le saghe norrene. E La spada spezzata è una vicenda di un lugubre, di un cupo esemplare. Questi vichinghi, o comunque nordici, questi norreni, vivevano, o perlomeno le loro storie sono sempre molto innervate, soffuse, infuse di un senso fatale del destino, di un destino che non lascia scampo. E lo stesso si può dire dell'Esiliato, che sarebbe un bellissimo film, tra l'altro, bisogna anche riconoscere questo. Una storia di uomini comuni che vorrebbero avere una vita pacifica, ma che comunque la loro vita la devono strappare al suolo ghiacciato o al campo di battaglia. E questo senso proprio di predestinazione tragica è presente in tutta la vicenda, che, ribadisco, tramite questi disegni e tramite tavole davvero molto suggestive riesce a essere avvincente, emozionante e molto realistico nel portarci in un'epoca storica di cui si iniziano veramente dopo un po' a respirare i profumi, a sentire i suoni, a udire i suoni. E poi anche una vicenda di vendetta di una donna che ha subito un torto e che dopo 7 anni intende ottenere una giustizia piuttosto sommaria. Quello che sorprende dell'Esiliato, secondo me, è anche che non si può parlare di personaggi buoni, personaggi cattivi. In realtà la moralità di tutti questi personaggi è profondamente antimoderna. Per cui non possiamo dire che l'esiliato è il protagonista nobile, che ha ragione e che insomma merita la nostra simpatia al 100%. No, perché comunque quello che fa, quello che ha fatto è ampiamente criticabile da un punto di vista contemporaneo. E il suo principale avversario, la famiglia con cui era in rotta e che ha voluto il suo esilio, sì, è fatta di uomini che, insomma, sicuramente non agiscono per il meglio, che rubano, che ricattano, che ingannano, che tradiscono, che uccidono. Ma non sono peggiori per forza del protagonista e degli altri, insomma, gli altri della famiglia che si oppone ai loro obiettivi. Tutto questo è incredibilmente vero e autentico e dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che non c'è bisogno di essere... non c'è bisogno di storie dove, diciamo, con un'impronta manicheista. Non c'è bisogno di avere protagonisti buoni contro protagonisti cattivi per rendere una storia veramente avvincente e interessante. C'è solo bisogno di personaggi che abbiano delle motivazioni credibili, attendibili, autentiche. E poi la storia funziona. Anche per il fatto che ci lascia allibiti quando
accade qualcosa che per il nostro metro di giudizio morale è totalmente inaccettabile. E in questa vicenda di episodi simili ce ne sono. Io ho letto L'Esiliato veramente con grandissimo piacere. È un'opera, insomma, matura, come vi dicevo, scritta magnificamente, disegnato con un'arte pregevolissima. La ricostruzione storica dei luoghi, dei costumi, delle usanze è magnifica. Le tavole vi fanno raggelare, tanto sono credibili in questa rappresentazione dell'Islanda. Io vi raccomando assolutamente la lettura, tanto più che si tratta di un'edizione veramente bellissima, con in più questo espediente bellissimo, cartotecnico, che corrisponde alla presenza di una, ve la faccio vedere, locandina. Ecco qui, la copertina diventa poi una locandina che si può anche appendere, e io sono molto tentato di farlo. Mentre sotto poi il libro resta comunque bellissimo. Quindi se amate le storie di vichinghi e i cosiddetti Northern, io L'Esiliato ve lo straconsiglio. Oltretutto è anche un modo per immergersi nella vera storia e avere un impatto molto più realistico con questo tipo di vicende, dopo che magari vi siete appassionati di una serie come Viking, che sì, era bella, bellissima, però di storico sotto certi aspetti aveva veramente pochissimo. L'Esiliato, Eric Crick, Eris Edizioni, straconsigliato, soprattutto se vi piacciono appunto le storie di vichinghi, o come in questo caso di anti-vichinghi, anche se poi alla fine comunque di sangue ne viene sparso parecchio e di combattimenti ce ne sono, con l'aggiunta di un po' di soprannaturale, perché come spesso in queste storie, pensate anche a The Northman, comunque un po' di stregoneria